Juventus-Inter 4-3, per quanto possibile cerchiamo di analizzarla un pochino più a freddo il giorno dopo. Convocato d'urgenza il nostro Simone Frizza. Ciao Simo, ben ritrovato. Ciao loro, un saluto a tutti. Oggi è una piccola deroga rispetto al nostro format, che però non vorrei che vi preoccupasse, o almeno ne stavamo parlando anche privatamente. Simo, io quando dopo in alcuni momenti così delle stagioni dell'Inter comincio a leggere quegli articoli del confronto ad Appiano, faccia a faccia ad Appiano, mi si drizzano i peli, i capelli, tutto, perché è davvero lì, quando comincio a leggere queste cose ho davvero tanta paura. Ecco, quindi questo confronto tra me e Simone spero che non sortisca questo effetto nei confronti di chi ci sta seguendo, però come sapete non ho potuto seguire la partita in diretta, l'ho recuperata a caldo, è un momento importante da analizzare, perché secondo me non bisogna commettere l'errore di buttare via tutto, ma al tempo stesso ci sono delle riflessioni importanti da fare. Quindi io e Simone ci confronteremo su questo Juventus Inter 4-3 con 4 temi principali da analizzare: la partita innanzitutto, i singoli, con le prestazioni dei singoli da giudicare in negativo e in positivo, Christian Chivu con alcune scelte che andranno approfondite, e poi anche il tema arbitrale, che francamente io non avrei voluto trattare, non è un argomento che mi appassiona, soprattutto in una partita come questa, soprattutto su episodi come quelli di questo Juventus-Inter. Al tempo stesso ce l'avete chiesto in tanti, ci avete scritto in tantissimi, e quindi ne parleremo. Per cui io partirei subito dalla partita, invitandovi innanzitutto a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciare un mi piace per supportarci anche in queste nostre analisi. Partita in cui io arrivo, come detto, da una visione un pochino più recente rispetto alla tua della partita, Simo, quindi tu avrai avuto modo di elaborare ancora meglio. La prima cosa che ho pensato è che la cosa paradossale è che non vedevo un Inter così contro la Juve da anni, a livello di dominio del gioco, a livello di controllo anche della partita, e dell'abilità, anche una volta andati sotto, di andare a recuperare 2 volte e di riportarsi addirittura in vantaggio. Eppure l'Inter ha perso. Mi viene da dire che il grande peccato originale in questo momento qua è la sconfitta contro l'Udinese, nel senso che purtroppo abbiamo visto storicamente a Torino ci sarà qualcosa, non lo so che cosa succede, però storicamente a Torino contro la Juventus bene o male si perde in qualche modo. Al tempo stesso, ok che il peccato originale è la sconfitta contro l'Udinese, ok che storicamente a Torino si perde, però perdere così no. E dopo aver ripreso la partita 2 volte, prendere 4 gol è un qualcosa che davvero mi fa molto male. E la cosa più forte che mi lascia questa partita, ed è il messaggio principale che io vorrei dire a chi ci segue, e vorrei capire se è anche condiviso o meno, la grande percezione che ho è che il popolo interista in gran parte sia molto stanco della coppa percorso, come l'hanno definita tante volte alcuni, e soprattutto del bel gioco però abbiamo perso. Nella famosa citazione di Aldo, Giovanni e Giacomo, che pochi giorni fa facciamo anche nel gruppo Telegram, e chi ci segue, chi è nel gruppo Telegram l'aveva letta: abbiamo fatto bene questo, abbiamo fatto bene quest'altro, abbiamo fatto bene quest'altro, sì, però abbiamo perso. Come è stato possibile? Ecco, sappiamo che a Torino in un modo o nell'altro spesso va male, però non si può perdere così, e accontentarsi di alcune cose buone all'interno di una sconfitta che arriva comunque con queste modalità, per me non basta. Bisogna andare oltre con delle riflessioni che adesso andremo a fare. Sì, e questo è la sintesi brutale ma reale. È abbastanza disarmante il fatto che l'interista ormai sia abituato da qualche anno a vedere questo tipo di partite, soprattutto in certe situazioni, in certe gare come quelle contro la Juventus. Poteva esserci la speranza che un cambio di gestione da Inzaghi a un altro, in questo caso Chivu, potesse portare dei cambiamenti, invece su questa cosa nello specifico ancora non ci siamo. Detto che poi di Inter di Chivu ancora non so se si possa parlare, perché è una sorta di Inter di Inzaghi con qualche lieve cambiamento nelle mani di Chivu, che non ha avuto a disposizione per il momento le armi per poter effettuare dei cambiamenti più drastici. Poi lui ti dice che in realtà è quasi una sua scelta. Io credo che sia una dichiarazione un po' per calmare le acque, ma il tema fosse un altro e l'abbiamo già affrontato ampiamente. La gara di ieri, sì, sono d'accordo, lo dicevo appunto anche a caldo, io ho visto un Inter in controllo non solo dal punto di vista del palleggio, del giro palla, ma anche proprio banalmente delle riaggressioni, della capacità anche di andare oltre quello che la Juve ci ha un po' concesso per scelta, cioè il giro palla tranquillo tra i difensori e così via. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuta e ci sono sicuramente dei lati positivi, però come dicevo ieri a caldo, capisco ed è normale che dopo un risultato simile, maturato per l'ennesima volta in quella maniera,
fai fatica a dire e a razionalizzare dicendo c'è anche questo di positivo, c'è anche questo, c'è anche quest'altro. È normale che ti arrabbi perché perdi e perdi la seconda partita sulle prime 3. No, perché rispetto a quello che dici aggiungo che se vai a sintetizzare in maniera ancora più brutale, l'analisi più, diciamo essenziale possibile potrebbe anche dire che l'Inter comunque perde questa partita con 2 tiri da fuori e 2 calci d'angolo, sostanzialmente. 4 gol che arrivano, in questo modo qua e quindi, si torna al discorso del se alzi la soglia di attenzione con quel se che è sempre grosso come una casa, questi errori individuali, queste situazioni anche di squadra a livello difensivo, puoi evitarle e quindi la difesa si risistema. Ma è un tema che stiamo portando avanti già da diverso tempo, su cui quindi bisognerà lavorare in maniera approfondita e tra poco sul tema che dicevi tu dell'Inter di Inzaghi in mano a Chivu ci torneremo ancora in maniera più approfondita. L'altro lato della medaglia, secondo me, su cui stavo riflettendo è l'Inter ha avuto un dominio del campo, del gioco, soprattutto in alcune fasi. Ci sono stati dei momenti anche prima che si segnasse Yildiz il 2-1 in cui l'Inter stava crescendo, anche nel secondo tempo l'Inter stava crescendo di nuovo, chiudendo la Juventus dietro. Ecco, la Juventus ha accettato di chiudersi dietro e ripartire, come ha detto anche Chivu, del buttare anche la palla in tribuna quando serviva. E quindi stavamo parlando anche con Enrico in redazione e dicevamo, secondo me adesso gran parte dei tifosi, molti tifosi stanchi di questo bel gioco, però abbiamo perso, sarebbero anche disposti a dire, ok, facciamo anche qualcosa di meno bello, facciamo anche qualcosa di meno elaborato, andiamo un pochino più dritti al sodo, un Inter un po' più brutta, però che vinca, però che porti risultati, però che riaccenda l'entusiasmo e che riaccenda questo senso anche di cattiveria e di voglia che gli interisti vorrebbero maggiormente vedere probabilmente in questo momento. Al tempo stesso Enrico mi risponde, sì, però un Inter, lui è stato molto critico comunque sul gioco dell'Inter perché l'altro lato della medaglia da analizzare è non è che quest'Inter diventa anche un pochino prevedibile, cioè il dominio che l'Inter riesce ad avere su questa Juventus probabilmente è stato anche accettato dalla Juventus, che dice un Inter che non ha quelle soluzioni individuali, che non ha quei famosi calciatori che creano la superiorità numerica e che rispetto ad Inzaghi lo fa con dei meccanismi meno oliati perché hai cambiato allenatore, stai provando a fare dei cambiamenti, quindi non hai più quelle rotazioni che davano imprevedibilità, non hai quegli uomini che creano imprevedibilità, l'avversario dice ok, mi faccio dominare perché tanto poi se riparto con quelle 2 o 3 occasioni giuste il gol lo faccio. Quindi questo è un tema da approfondire e da analizzare che ci porta, sconvolgo la scaletta, ci porta a parlare di Christian Chivu, poi parleremo dei singoli. Christian Chivu ha la mia fiducia, ha la mia simpatia, ha il mio supporto. In questo momento lui è il volto della crisi Inter che è già iniziata a livello mediatico, è già stato messo lui in prima pagina come bersaglio da colpire, nonostante poi all'interno degli articoli sia scritto che la dirigenza faccia filtrare la fiducia nei confronti del tecnico che, come scrivevo nella newsletter di venerdì, hai scelto un allenatore da progetto, allora adesso progetta. Semicitazione della famosa bicicletta. Hai scelto Chivu, 3 giornate di campionato sono passate, sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà inevitabili legate anche all'esperienza dell'allenatore comunque che deve farla a questo livello qua. Io mi aspetto, Simo, che Chivu faccia comunque una sua mossa importante, perché ripartire dall'Inter di Inzaghi in questo modo qua, secondo me, rischia davvero di avere grossissime difficoltà. Mi aspetto che faccia delle mosse anche importanti, mosse che ha fatto con i cambi, perché togliere Lautaro Martinez e Barella non sono scelte banali, non sono scelte così scontate. Però poi altre cose non mi hanno convinto. Lascio a te la parola, dimmi un po' che ne pensi tu del momento di Chivo e di quello che sta accadendo. Ma il momento di Chivu diciamo, era una delle 2 opzioni che ad inizio stagione potevamo prevedere. L'opzione A, la migliore, più positiva, era un Inter che parte forte, Chivu che mette subito la mano sulla squadra e tutti felici e contenti. L'opzione A2, perché l'Inter con la B non va molto d'accordo, era la chiave negativa con una partenza difficile e un Chivu un po' più in difficoltà. Ma io come te sono assolutamente al suo fianco, ero proprio certissimo al 100% che sarebbero partiti già i primi Kivu out che ho letto, perché poi in estate si dice, fanno tutti i filosofi dicendo no,
assolutamente alla parte di Kivu perché la colpa è degli altri, poi appena arriva alle prime 2 sconfitte Kivu out, perché la cosa più facile è cacciare il tecnico. Io spero che questo non accada, ma non perché Kivu sia un fenomeno, non lo sappiamo, è ancora agli inizi di questa esperienza, però sarebbe abbastanza ridicolo, ecco, soprattutto dopo che in estate me l'hai presentato come la prima scelta e guai a dubitare di questo, quando in realtà sappiamo che non è la prima e forse nemmeno la seconda. Secondo me ha delle idee interessanti, ha un approccio dal punto di vista mentale e comunicativo forse anche migliore del predecessore di Inzaghi, poi lo vedremo anche con il tempo, però come ho detto poco fa non gli hanno messo a disposizione determinate armi per compiere questo cambiamento a tutti gli effetti, e quindi il rischio è che si rimanga un po' a metà, con un Inter di Inzaghi che però non è così brillante come è stata quell'Inter lì, e un Inter di Chievo che non lo può diventare al 100% perché gli mancano dei tasselli. E bisogna trovare una soluzione nel mezzo di questo problema, consapevoli che la squadra comunque è forte, perché non è una squadra scarsa questa Inter, però sai, quando cominci già all'inizio con delle incognite, con delle cose lasciate a metà, soprattutto noi che conosciamo l'ambiente Inter e quello che ne comporta, il rischio è che davvero ci si faccia un autogol e si vada verso una stagione difficile, causata però da nostri stessi errori. Guarda, mentre parlavi riflettevo, Simo, che tra le scelte comunque, tra virgolette, forti ci aggiungo anche Carlos Augusto comunque, che lui mette Sì. al primo minuto perché togliere Di Marco comunque non è banale per quello che è stato il pregresso, e comunque la scelta di Carlos Augusto è stata vincente, perché poi tra poco parleremo dei singoli e secondo me si può mettere tra quelli promossi in questa partita al di là dell'assist. E, ti voglio sottoporre alcuni dubbi, alcune domande, nel senso voglio fare un ragionamento, sì, non porto sentenze, non porto discussioni, cioè porto discussioni, anzi porto un confronto sul tema dell'allenatore. Da un lato mi stavo chiedendo che fine hanno fatto alcuni calciatori, nel senso che anche ieri rivediamo Darmian al posto di Dumfries, quella è stata un'altra sostituzione che francamente ho capito poco. Non abbiamo visto ancora Luis Enrique praticamente per nulla, Diouf se non quel finale di partita col Torino, Frattesi che è tornato in nazionale fa un assist, non si è visto, Sucic prima viene inserito Zielinski e poi dopo viene inserito Sucic più tardi, sono state fatte cioè il mercato sostanzialmente è rimasto in panchina, e questa è stata una cosa che è stata molto criticata all'allenatore anche oggi. Al tempo stesso però da quanto tempo è che diciamo di fatto non sono stati presi titolari al di fuori di Akanji? Se non hai preso titolari, è ovvio che partano dalla panchina, è ovvio che siano alternative e rimangano quindi tali, soprattutto dopo 3 giornate. Quindi il tema del mercato a monte è sicuramente una critica che abbiamo già mosso. Al tempo stesso, non lo so, Simo, a me restano delle immagini che vorrei analizzare. Lato Juve riescono a vincere la partita con l'ingresso di Azic. Azic entra sul 2-2, se non sbaglio, nella Juventus. E l'Inter invece inserisce Zielinski anziché un Sucic che comunque ci è puntato, e anche prima della partita Marotta dice che è forse uno dei più interessanti che sono stati presi insieme a Pio Esposito sostanzialmente. Ed è una partita che la Juve chiude in avanti con Openda, Jonathan David, Azic aggiunto, Ildiz, una squadra fortemente a trazione offensiva, e non riesce a chiuderla, ancora una volta, non riesce a chiudere questa partita. E per me c'è un tema anche e soprattutto mentale, che Chivo è tornato a discutere con quella frase del bisogna togliere delle cose dalla scorsa stagione di nuovo, che poi quando gliel'hanno fatta notare lui si è un pochino anche, non dico alterato, ma un pochino arrabbiato anche su questa frase. Tu come ti spieghi questa cosa? Io non lo so, penso che Chivo abbia le competenze, abbia più competenze di me sicuramente nel prendere decisioni, però vedo un Inter, a proposito anche di modulo, se giochi con i 3 centrocampisti, di nuovo chiudi la partita cambiando 4 quinti di centrocampo e l'unico che rimane in campo è Mkhitaryan, di questi 5 che sono partiti dal primo minuto, inclusi gli esterni, ovviamente. Cambia il centrocampo, resta l'unico Mkhitaryan che con tutto il bene che gli vogliamo, eccetera, è vero che si è dato molto da fare, ha spinto, eccetera, però gli è mancato poi anche quell'abilità nel contropiede, gli è mancato l'ultimo passaggio, sappiamo che gli manca il tiro, il gol, eccetera, e quindi è un'altra scelta che mi lascia dei dubbi e delle perplessità, e in generale è un centrocampo che in questo momento non sta riuscendo a recepire il gioco che chiede Kivu. Mi interrogo, è perché c'è bisogno di tempo? C'è bisogno di tempo per lavorare su questa cosa? Oppure quest'Inter, questo centrocampo qua,
il 3-5-2 così non ha più senso. Reggere quell'intensità nell'aggressione alta e poi non riuscire ad essere così efficaci in fase difensiva, come in occasione dei gol che tra poco analizziamo, è un tema di coperta corta per le caratteristiche attuali di questo 3-5-2 che deve imporre delle riflessioni. Ma io gli errori che ho visto fare all'Inter ieri e anche nelle scorse partite li ho visti fare già con Inzaghi. Questa cosa che quando noi andiamo ad aggredire alto abbiamo sempre fatto fatica e facciamo sempre fatica a trovare la posizione per evitare le imbucate centrali sullo stile di quella che Bremer fa per pescare Yildiz, dal quale poi nasce il gol. Al di là delle colpe di Sommer, di cui parleremo tra poco, però lì Çalhanoğlu è posizionato male. Çalhanoğlu ieri è stato, se non il migliore, uno dei migliori, però lì fa un errore. Sì. E questa cosa la notiamo da tempo, non solo per Çalha, ma per tutti i centrocampisti, che ogni tanto noi magari anche quando ripartiamo, uno dei tre centrocampisti ha la palla, gli altri cominciano a scattare, vanno oltre la linea, lui non trova il passaggio oppure cerca un dribbling forzato, perde la palla e sei scoperto perché ti mancano le coperture. Quindi non so se sia un problema di Chivu, di 3-5-2, di Inzaghi o di altro. Sicuramente se l'idea di Chivu è un gioco più aggressivo e più intenso, è difficile pensare di poterlo fare nel lungo periodo con giocatori come Mkhitaryan e Acerbi, per citarne due, perché poi l'età, prima o poi il conto te lo paga. Quindi te lo chiede, non lo so, tornerei al discorso del mercato. Chivu temo che sia un po' costretto ad evitare determinate cose, a meno che non si scopra che Diouf è un grandissimo e quindi può essere coinvolto molto di più, non si scopre che magari si può fare una difesa con Akanji, Bissek e Bastoni e non Akanji o Bissek con Acerbi e Bastoni. Sucic secondo me troverà il suo spazio, poi ieri anche io non ho capito molto il fatto che sia entrato per ultimo, però non so quanto abbia spostato. Ma ripeto, il fatto che la Juve, che le squadre di Tudor tendenzialmente hanno un modo di difendere simile a quelle di Gasperini, riferimento a uomo, pressione alta, ieri fa l'esatto contrario. Più volte in cronaca dicevo, ma qui c'è Allegri in panchina, non Tudor, perché la Juve ha fatto esattamente quello che faceva Allegri, ma come hai detto anche tu l'ha fatto per scelta, chiaramente. Cioè noi ci ha lasciato, nel prepartita con il nostro Andrea D'Agostino, che saluto, parlavamo della posizione dei compiti di Yildiz e Koopmeiners, no? E lui diceva probabilmente li vuole mettere a schermare Akanji e Bastoni per sporcare il primo giro palla. Io dicevo, secondo me invece è più probabile che faccia l'altra cosa, cioè li porti centralmente per fare densità dicendo tu palleggia finché vuoi, tanto se ti copro la parte centrale non combini niente. L'abbiamo visto fare al Milan di Fonseca quando ci ha battuto nel primo derby, l'abbiamo visto fare tante volte e questo è stato. Akanji e Bastoni toccano 150 palloni, no, ne toccano un centinaio, sono i primi per palloni toccati, però l'Inter è sterile, perché? Perché ti manca quel guizzo, ti manca la capacità di creare la superiorità, spesso ti manca anche il tiro da fuori e per fortuna che ieri Çalhanoğlu era ispirato e con 2 tiri da fuori ha fatto 2 gol, ma qui è l'esaltazione dei limiti dell'Inter, ma non sono limiti, diciamo, causati da Chivu non li ha i giocatori per togliere questi limiti, quindi o si inventa qualcosa o questa è l'Inter, e contro squadre che sanno organizzarsi bene, che si coprono bene, che ti inducono al cross perché in area hanno un fenomeno come Bremer con altri compagni di fianco altrettanto bravi, e la sofferenza è costante. Poi chiaramente la potevi vincere ugualmente, intendiamo. Però questo è... Perché tra l'altro i gol dell'Inter, ecco, parlare di gol episodici è troppo, però non sono gol che arrivano comunque da un'azione brillante, da una manovra corale che ha portato alla marcatura sostanzialmente, ma sulla Juve, piccola parentesi, non è che mi abbia fatto questa grandissima impressione, questo è un ulteriore aggravante secondo me nel giudizio della partita dell'Inter, una Juventus che recupererà tutti gli attaccanti che ha preso sul mercato, quindi sicuramente potrebbe crescere, però ecco, francamente ho visto un Inter, per me, non voglio dire questa cosa perché sennò tanti si arrabbiano, non ho visto questa grande Juve francamente di fronte, ma visto che parlavi dei singoli, andiamo dentro l'analisi dei singoli, partiamo da quelli che sono flop, poi cominciamo anche però ad analizzare le cose più positive. Detto che l'Inter secondo me ci ha provato un po' di più a tirare da fuori, però alla Juventus, che era la squadra che nelle prime due partite di campionato, la Juve era la squadra che aveva tirato di più da fuori area, hai lasciato le opportunità per tirare in maniera un po' troppo comoda e l'hai pagata in maniera molto cara, quindi nei flop bisogna mettere purtroppo Jan Sommer, primo nome che secondo me viene in mente. C'è la responsabilità su quella, tra l'altro anche lì Chivu non l'ho voluto dire pubblicamente, detto, non parlo dei singoli, quando gli hanno detto Di Marco e Bastoni che hanno fatto il fallo che ha portato al gol della Juve, su quella posizione di lui ha detto però dipende anche da come è arrivata la palla a Di Marco,
quindi comunque anche Sommer lì non gliel'ha data benissimo. E poi restano soprattutto i 2 gol su cui secondo me ci sono delle colpe abbastanza evidenti. Il quarto in modo particolare, ma anche quello di Ildiz pure, che ti arriva al Sì. tiro da 30 metri, ma anche quello di Azic soprattutto. Ci metti le mani vengono piegate. Sommer purtroppo, ragazzi, portiere che qui su Passione Inter sponsorizziamo da prima ancora che arrivasse, nel senso che avevamo individuato lui con le nostre ricerche come portiere per sostituire Onana, è stato un valore aggiunto. Non ci dimentichiamo la grande parata contro il Barcellona nell'ultima Champions League, assolutamente, però è un portiere che deve fare molto affidamento sulla reattività, non essendo un colosso, non essendo questo portiere di 2 metri come tendenzialmente siamo abituati. Con il passare degli anni la reattività che cala qualcosina paga. Già l'anno scorso secondo me non era stato così impeccabile tra i pali, nemmeno il primo anno in realtà era stato così fenomenale, pur essendo stato un ottimo sostituto di Onana, un portiere che a me piace ancora molto, però con tutto il rispetto è vero che non devi lasciarli tirare, è vero che devi fare la fase difensiva migliore, è vero anche che una squadra di alto livello, così come deve avere l'attaccante che la mette dentro, deve avere anche un portiere che è un valore aggiunto in alcune situazioni. Si storceva il naso quando si parlava di Donnarumma, ecco, non voglio dire se c'era Donnarumma, come dicono tanti nei commenti, eccetera, però il portiere deve fare la differenza anche tra i pali. E è il momento di fare delle valutazioni su Jan Sommer, secondo me, perché oggettivamente in questa partita è sembrato di rivedere purtroppo l'ultimo periodo di Handanovic. Sì, è quello che ho detto proprio a caldissimo. Quelle parate dove gli si piegano le mani mi hanno ricordato pesantemente Handanovic. No, ancor più delle parate laser che sono un marchio di fabbrica di Samir. Sommer a questo non è ancora arrivato, però quella mano che si piega nonostante arrivi sul pallone mi ha preoccupato molto. Io non credo che Sommer sia già al punto tale da essere paragonato a quell'Handanovic, come molti hanno detto. Non sono d'accordo e credo che ancora possa darci delle partite in cui sarà un valore aggiunto. Il tema però è che 2 anni fa tu hai speso quasi 15 milioni di euro per un portiere relativamente giovane, diciamo, giovane per essere un portiere, sul quale l'obiettivo era puntare per il futuro, e io mi aspettavo già l'anno scorso qualche partita in più, a maggior ragione quest'anno, dopo un anno di sperimentazione, se vogliamo metterla in questi termini. E quindi non lo so, io penso che Chivu possa essere anche l'allenatore giusto per fare questo cambio, quindi sono curioso di capire se verrà fatto. Martinez nelle volte in cui... Perché poi la differenza con altri giocatori del passato non è che ti aggrappi alla speranza. Martinez ha giocato poco, ma quel poco che ha giocato ha fatto benissimo. Io non ricordo una singola partita sbagliata da Martinez, di quelle poche che ha giocato fino ad ora. Quindi hai un portiere buono, hai un portiere in rampa di lancio, che anche dal punto di vista mentale non sembra aver sofferto più di tanto il passaggio alla grande squadra. Perché no? E il tema Donnarumma che citavi, io mi sono sempre, diciamo, opposto non a Donnarumma in sé, che ritengo un fenomeno, ma all'idea che se fai delle riflessioni su Sommer, la tua soluzione non sia promuovo Martinez, ma sia ne cerco un altro. Perché allora mi domando perché hai preso Martinez. Comunque ora il Sì. mercato è chiuso, quindi questo tema non si pone. Hai Martinez, è il caso di iniziare a provarlo probabilmente. Sì, su quel tema lì io mi ero già espresso, ma non riapro questo argomento. Vado velocissimo agli altri che mettiamo tra i da rivedere o bocciati. Cito Akanji che non ha fatto benissimo in fase difensiva, nel senso che non è stato forse attentissimo, soprattutto sul primo gol. Ha detto che anche Dumfries nella marcatura di schiena su Bremer ha ricordato un po' l'errore che abbiamo visto anche contro l'Udinese. Un Akanji che però secondo me lato offensivo ha fatto vedere anche quelle cose per cui è stato preso, nel senso che io l'ho presentato come il giocatore che avrebbe dovuto verticalizzare subito, e per me le cose più interessanti le ha fatte vedere lì, cercando subito Dumfries e Thuram molto molto verticali, che tra l'altro è una specifica richiesta di Chivu. Ne parlava anche di Marco, bisogna andare subito dagli attaccanti, e Akanji questa cosa la fa, per cui per me purtroppo ecco, ha debuttato in una partita pesante a livello difensivo un pochino in ritardo, ma ha fatto vedere cosa potrà dare a questa Inter, secondo me potrà essere importante. Se non volevi aggiungere nulla al suo Kanji, citerei comunque anche Lautaro Martinez, che è stato molto evanescente, ecco.
Sì, probabilmente a livello appunto di presenza in campo è stato il peggiore Lautaro, proprio non lo hai visto, soprattutto al fianco di un Thuram che invece, al di là della polemica sulla risata, su cui vedremo se andare, poi ha fatto una grande partita invece. Lì molti han detto: "È tornato stanco dall'Argentina, non bisognava farlo giocare". Io non lo so, perché io non so se Lautaro fosse realmente stanco. Di certo c'è che il tema del rientro dei sudamericani dopo le soste è una costante. Lo era con Sanchez, lo è a maggior ragione con Lautaro che torna appunto per ultimo e arriva peraltro a una partita che si gioca il sabato e non la domenica. Quindi non mi sbilancio, poi alla fine a metà partita lo cambia per mettere Bonni, quindi non credo neanche sia un tema di paura di toglierlo, come dicono alcuni. Io sta roba della paura non l'ho mai capita. Cioè, mi ricordo che si diceva ancora ai tempi di Cambiasso, di Zanetti, di Samuel, la paura dei senatori. A me sembra una cosa buttata un po' lì, cioè non credo che ci sia questa cosa che se Lautaro non lo fai giocare ti inizia a remare contro, anzi. Su Akanji invece è solo un flash, offensivamente molto bene, mi dà proprio la sensazione di essere un giocatore sempre in controllo, ovviamente ha un'esperienza anche ad alti livelli clamorosa, mi fa sorridere che l'errore, o comunque l'imprecisione che commette ieri sul gol di Kelly, a me a Romina ha fatto dire immediatamente se questo stesso errore l'avesse fatto o Di Marco o Bissek ci saremmo scagliati tutti contro di loro. E oggettivamente è vero, perché comunque poi lo status spesso ti porta a fare dei giudizi, soprattutto i media e i giornali che, come tu ricordavi, stanno cominciando ad abbattere Bissek per non si sa quale motivo, e invece su Akanji magari saranno un po' più clementi, lo vedremo. Sì, beh, questo penso sia un po' normale. Sui giocatori promossi, prima di arrivare a Thuram, io ci ho messo dentro Carlos Augusto, che comunque per me ha fatto bene, Acerbi che ha sostanzialmente annullato Vlahovic, comunque la sua pagnotta se la porta a casa, ha giocato molto alto, in alcuni momenti l'ho visto proprio, stava sulla tre quarti praticamente, anche ad aggredire veramente altissimo. Soprattutto il tema è Çalhanoğlu, però, perché Çalha, io anche prima della partita c'era stata una discussione venerdì sera in diretta e io continuavo a dire per me Çalhanoğlu è veramente il l'ago della bilancia di questa stagione dell'Inter, e quando ho detto anche l'anno scorso che non ha fatto benissimo, comunque 47 partite, 11 gol, tutti sotto, sì però con i rigori, che comunque sono gol e comunque vanno fatti, ripartiamo doppietta così alla Juve. Comunque Çalhanoğlu, c'è quell'errore, quella sbavatura come dicevamo sul gol della Juve dove fa tirare troppo agevolmente, vero? Però è stata una partita piena e che ci ha fatto vedere che cosa può dare Çalha, forse rivedendo un po' il suo impiego a livello di ruolo e di utilizzo in mezzo al campo, e si ritorna un po' a tutto il discorso delle novità che bisogna provare comunque. Sì, anche perché il tema è che tu ti sei messo nelle condizioni di non poterti privare di Çalhanoğlu. È l'unico regista che hai. Gli altri sono adattati. Sucic potrà diventarlo, secondo me lo metti nelle condizioni di perdere i suoi punti di forza, però potrebbe. Barella, idem. Mkhitaryan e Zielinski lo vedo un po' meno, Frattesi non ne parliamo. Però è lui. Non è che tu, se hai Çalhanoğlu, puoi permetterti con questo centrocampo di dire vabbè, lo tengo fuori, tanto ne ho altri. Magari i primi tre, Barella, Sucic, Mkhitaryan, puoi pure averli, anche se poi su Mkhitaryan sai che c'è sempre grande polemica, ma non hai le riserve a quel punto, perché sono tutte di basso livello, o comunque di livello più basso dei titolari. Quindi Çalha devi in qualche modo ricoinvolgerlo e rifarlo giocare. Io credo che alla fine lui in qualche modo saprà rendersi utile, perché come dicevo già con l'Udinese io non ho visto un Çalha svogliato nelle partite negative, ci sono altri tipi di problemi anche per caratteristiche in fase difensiva come dicevamo prima, però se lo tieni lo devi mettere, e poi ieri ha dimostrato che nelle partite che contano comunque ci sa mettere del suo e ha fatto 2 gol importanti. Il primo soprattutto, lo dicevo ieri quando ha fatto gol, è proprio una conseguenza dell'approccio che ha avuto la Juventus, che messa tutta dietro, se ti esponi e se ti abbassi troppo fino all'area di rigore, ti esponi e tiri da fuori, e quello è quello che è successo in occasione del primo gol. Però poi è l'unico che tira da fuori Çalhanoğlu, dei centrocampisti. A parte Sucic che lo Ci ha vedremo. provato Barella, un tiro al volo che è andato fuori di Sì, poco, sì. poca roba però. Sì, sì, sì. E Sucic contro il Torino era stato uno di quelli che aveva tirato di più. Thuram lo metto tra i migliori comunque, perché al di là del gol fa la torre, ci ha provato, è quello che con il suo passo davanti ti può dare qualcosa di differente. Su Thuram però si è aperto tutto il post partita. E la domanda che ci stavamo facendo anche nel club, su passioniter.club, è: il fatto che sia stato tra i migliori giustifica il fatto che si sia messo così a ridere sul 4-3 della Juventus, che non abbia esultato per il gol? L'altro punto di vista: questo tipo di atteggiamento
è un qualcosa che deve far arrabbiare i tifosi, è un qualcosa su cui si deve anche solo discutere? Ti dico la mia, io sono rimasto molto stupito, molto sorpreso soprattutto della non esultanza al gol. Mi ha lasciato un po' così, nel senso che cavolo, fai gol così alla Juve, in una partita tesissima, e dopo tutto quello che era successo porti l'Inter in vantaggio. Io, se fossi stato in diretta, avrei spaccato tutto, così come Chivu, l'esultanza di Chivu della panchina è stata esagerata. Mi ha lasciato estremamente perplesso. Avrà i suoi motivi, non lo so. La risata sul 4-3, anche lì mi lascia... Sì, ok, è tuo fratello, sì, ok, hai dato il massimo, quindi non ti giudico, o comunque il tuo lo hai fatto, non ci vedo retropensieri, il fatto che volesse favorire la Juve, queste sono sciocchezze, però mi lascia molto perplesso. E io, francamente, mi metto nei panni del tifoso, e il tifoso che giustamente dopo la finale di Monaco di Baviera diceva mi sarei aspettato le scuse da parte dei calciatori, l'ho fatto solo Dumfries. Nel momento che stiamo vivendo, con tutto quello che si sta dicendo, la partita va così, non mi esulti per un gol alla Juve e ridi sul 4-3, io capisco il tifoso che dice che cavolo ridi, cioè che c'è da ridere. Poi per me non è una roba da aprirci un caso clamoroso, però il tifoso che si lamenta lo capisco francamente. Assolutamente sì, è la prima cosa che è venuto da dire anche a noi in diretta. Io quando segna il 3-2 urlo ed esulto, ma con un retropensiero di dire: "Ma c'è stato un fallo?" Perché vedo che nessuno Esatto. esulta, sono l'unico pirla che esulta, invece no, era un gol regolare. Io guarda, credo che sia banalmente una questione, diciamo personale, cioè lui è un ragazzo evidentemente che, è molto leggero dal punto di vista emotivo, cioè come nella vita si incontrano persone che scherzano anche sui lutti o altre che invece si offendono a morte su battute Mm. stupide, trasportiamo questo ragionamento nello sport, c'è chi se perde l'amichevole, come magari Lautaro, esce con la faccia incazzata e c'è chi invece ride anche in quei momenti. Questo però non toglie che, essendo un ragazzo intelligente che conosce le dinamiche, potrebbe farlo in maniera un po' meno ostentata, perché poi l'impressione che ho io su Marcus, che ripeto ieri ha fatto una grande partita, quindi non è una critica alla prestazione, anzi, è che da un po' di tempo a questa parte sembra quasi voler ostentare questo suo essere diverso, no? E ripeto, se poi tu sul campo fai il tuo, va bene, cioè l'importante poi è quello, lo si diceva per i giocatori che hanno la vita sregolata, l'importante è che poi sul campo facciano il loro. Però ci sono momenti, e sono d'accordo per esempio con il nostro Domenico che lo scriveva nel club, in cui morditi la lingua, capisci quello che è la situazione ed evita. Poi vai nel tunnel, quando le telecamere non ci sono più, e ci salti addosso a tuo fratello, se sei così affettuoso e tutto. Però in quel momento lì, porca miseria, la combo, come hai detto tu, non esultanza sul 3-2 e risata sul 4-3, è evidente che in un momento poi molto emotivo, perché in quel momento siamo tutti molto più emotivi che razionali, ti porti a dire ma perché? E figurati se avesse fatto una brutta partita, cioè l'abbiamo detto nonostante la gran partita. Ti espone a delle critiche Sì. assolutamente evitabili, tutto qua. Che poi secondo me lui alla fine fa una cosa un pochino furba, quando finisce la partita, al fischio finale, vede che è ripreso dalla telecamera e fa qualche faccia un pochino più, Sì. tra molte virgolette, disperata, che mi è sembrata un pochino forzata, devo dire, però questa è stata una mia impressione. Non lo so, francamente non l'ho capita questa cosa. Sono d'accordo sul fatto che forse voglia anche un pochino ostentare questa sua leggerezza. Io ho un vago ricordo di una partita, non mi ricordo quale, che forse non... Però non so se è un falso ricordo, però mi sembra di ricordare Thuram che a qualcuno faceva il gesto tipo sorridi, Sì. così, in una A partita. McTominay, in Napoli-Inter, e anche lì Sì, dici esatto, Napoli-Inter, sì. partita fondamentale, cioè, Non serve, cioè, boh. sì, esatto, avevo questo ricordo che faceva sorridi. No, cioè, perché? Forse secondo me i tifosi in questo momento, come dicevo, vorrebbero anche vedere un Inter che invece è più incazzata, cioè una reazione. E Sì. forse è un tema anche di che cosa si vuole fare adesso. Rinunciare magari alla belle époque che abbiamo vissuto, rinunciare un po' al gioco barocco, ad essere un pochino più diretti, un pochino più cattivi, e quindi i tifosi vorrebbero vedere questa scintilla per poter dire non stiamo rivedendo i fantasmi della scorsa stagione della Coppa percorso. No, questi sono incazzati per come è andata, sono incazzati per come sta andando con la Juventus, ci appigliamo a questo senso di rivalsa. Prima della gara contro la Juventus, in diretta l'altro giorno dicevamo quali sono i motivi per cui l'Inter potrebbe battere la Juve, era un giochino, e tanti dicevano la voglia di riscatto. Ecco, se tu la voglia di riscatto me la dimostri con i sorrisini, capisco che il tifoso comunque vede la prestazione, ma gli passa comunque quel messaggio lì, e quindi lo capisco. Ma
Più che altro questo, scusa, allora se ti interrompo, Sì. è anche interessante come ragionamento perché è un'altra faccia del ragionamento che facciamo in tanti, dello scollamento che sembra esserci tra la percezione dei tifosi e quella dell'interno dell'Inter. Cioè noi diciamo serve una rivoluzione perché la squadra è KO dal punto di vista psicofisico e serve cattiveria, e l'Inter dall'interno ci risponde con i sorrisini e un mercato dove si dice ma la squadra comunque è forte e quindi non serve tanto. Cioè c'è proprio una differenza palese fra la percezione di noi che siamo fuori e quella di loro che sono dentro, e il tempo ci dirà chi ha ragione. Chiudo sulla questione arbitrale, la voglio trattare veramente molto molto rapida. Ci sono state polemiche sul gol del 4-3 per questo tocco sul volto di Bonni, non mi ricordo chi fosse. Thuram. Thuram? Ok. Tocco su Bonni che tra l'altro sì, prima lo tocca con il piede nella parte bassa, ma soprattutto poi Bonni si tocca il volto per questo colpo ricevuto in faccia, e lì c'è stato anche un piccolo check del VAR. Allora, per me la polemica è più sui dettagli, nel senso che, vabbè, ti dico subito, per me quello non è fallo, francamente, mia opinione, del tocco su Bonni, anche perché a me Bonni dà l'idea comunque di accentuare in un secondo momento il contatto ricevuto. Mi stonano un paio di cose, se proprio vogliamo essere puntigliosi, però ecco, il fatto che la coerenza debba portare a commettere un altro errore eventualmente, per me non è un bene, nel senso preferisco che non ci siano errori e non che per coerenza allora si reitera l'errore, o almeno minuto 19.04, Kelly su Lautaro Martinez dà una sbracciata, una manata a 20 metri, 30 metri dalla porta della Juventus più o meno, e quello viene fischiato. E quindi uno dice perché allora quella manata lì di Kelly su Lautaro viene fischiata e quella di Thuram su Bonni no? Sono d'accordo, ecco, perché più o meno è un episodio molto simile, così come Gatti non ho capito perché al minuto 29 si aggrappa a Çalhanoğlu che stava ripartendo in contropiede e non viene ammonito. Di nuovo nel secondo tempo, al minuto 57 circa, un'altra occasione in cui rischia di essere ammonito e chiude senza ammonizioni. Per cui anche questo sono sbavature comunque all'interno della prestazione di Colombo, dal mio punto di vista. Minuto 92, Thuram su Bonni, quello non è fallo. Mi stona il fatto che l'arbitro mette il fischietto alla bocca e sembra pronto a fischiare, poi fa continuare l'azione, però Simo, tu che sei più esperto dal punto di vista arbitrale, quella non è una situazione in cui poi il VAR comunque eventualmente ti cambia la scelta, cioè l'arbitro è lì, ha visto, ha giudicato, il VAR che può, cioè perché fai continuare? Allora se hai visto fallo, fischialo, detto che per me non era fallo. Anche per me non era fallo, come non era fallo quello di Bastoni su Openda che ha generato il terzo gol della Juve, e lo dico perché ieri nella clip a caldo siamo stati un pochino imprecisi. Io non volevo dire che uno è fallo e l'altro no, cioè non sono falli nessuno dei due. La differenza è che lì Bastoni, sapendo che in Italia quella roba lì spesso te la fischiano, lui ha giocato per anni contro Quadrado e Teo Hernandez che erano i professionisti di prendersi questi falli, evita, cioè sai che c'è questo rischio, la situazione non è pericolosa perché Openda spalla alla porta sul lato, evita di assumerti questo rischio. Poi giustamente sbaglia l'arbitro e l'assistente che fischiano fallo. Detto questo, io lo dicevo appunto anche a caldo, la cosa che mi ha colpito e mi ha fatto un pochino arrabbiare è proprio quella che dicevi di Colombo che mette il fischietto alla bocca e poi non fischia, perché attenzione, in realtà c'è una differenza notevole. Lì il VAR non interviene, secondo me, né è intervenuto in questa situazione e nemmeno sarebbe intervenuto in caso di fischio da parte di Colombo. Quindi è pesante in realtà la scelta che fa, perché io pensavo, mette il fischietto alla bocca, vedo io Colombo con la coda dell'occhio che un giocatore sta per calciare, non rischio di fare l'errore di Sacchi in Monza Inter, vedo dove va a finire il tiro e poi fischio fallo. E infatti fa gol la Juve, io per i primi 2 secondi ero quasi tranquillo perché dicevo adesso Colombo fischia fallo e tutto si chiude. Invece Colombo non fischia. Ma se Colombo avesse fischiato fallo, il VAR avrebbe detto il contatto c'è perché è oggettivo che la manata ci sia. Non è un chiaro ed evidente errore, lui l'ha giudicato falloso e quindi ripartiamo col fischio del campo. E quindi di fatto Sì. il risultato è diverso, perché in quel caso sarebbe stato fischiato un fallo sbagliando, perché ripeto, sono d'accordo, non era fallo. In questo caso non è stato fischiato e il gol è rimasto. La domanda è perché Colombo fa questo gesto e poi non fischia. Può anche essere che il distinto vuol fischiare, ci ripensa e non fischia. Può essere anche questo, però comunque un pochino stona oggettivamente. In questa chiave qua sono molto d'accordo invece. Detto questo, Simo, io andrei in chiusura. Abbiamo espresso quello che anche io sono, come detto, molto a caldo perché ho recuperato la partita non da troppo, visto che l'ho rivista dopo, e quindi era anche giusto sfogare un po' le cose, i dubbi soprattutto.
ci aspetta adesso una partita difficile e importante contro l'Ajax, contro l'avversario che in condizioni normali secondo me l'Inter supererebbe agevolmente, però adesso è un contesto molto più particolare. Chivu si ritrova quindi già ad una sfida molto, molto importante per la Champions e in generale tante cose da mettere sul tavolo, però ci sono anche delle cose buone che covano in questa Inter, perché a livello di valori, come detto, Akanji secondo me ha fatto vedere quello che può dare. Acerbi comunque ha annullato di nuovo Vlahovic. Carlos Augusto mette pressione a Di Marco e abbiamo visto cose buone. È un Thuram in condizioni buone, è un Lautaro che ha fatto un passaggio a vuoto, ma nelle prime 2 giornate Lautaro c'è stato nelle prestazioni e quindi anche la Tula sembra un po' più sul pezzo rispetto alla scorsa stagione in cui si sono alternati invece nei periodi buoni. C'è un Chivu che comunque secondo me ha fatto vedere di essere seguito dalla squadra anche se non ha avuto ancora l'intenzione di cambiare in maniera drastica, quindi ci sono delle cose buone, bisogna purtroppo intanto cominciare a fare i risultati perché quelli poi ti certificano il lavoro, ti rendono tutto più semplice e poi dare questa svolta finale perché da Chivu io mi aspetto, lo dico da 2 settimane almeno, la mossa di Chivu, perché sennò questa resta l'Inter di Inzaghi allenata da Chivu senza poterlo più fare però sostanzialmente. Dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa di positivo e poi ci salutiamo. No, beh, di positivo l'ho detto anche ieri nella clip, comunque delle cose ci sono e ignorarle perché siamo arrabbiati è sciocco. Lo capisco a caldo, però poi ignorarle per quello mi sembra sciocco. Il tema è che le partite ora diventano ogni volta più pesanti, perché se poi fai un'altra sconfitta, quella dopo diventa ancora più pesante dal punto di vista psicologico. E visto che ora arriva la Champions, il grande problema è che la Champions ha un calendario molto sbilanciato e tu hai le prime 4 facili, tra virgolette, e le ultime 4 difficili, quindi devi vincere non solo per scacciare i fantasmi, ma perché ti servono i punti adesso, per evitare di doverteli prendere poi col Liverpool, Arsenal, eccetera, eccetera. Io so che l'ambiente si scalda perché poi San Siro sappiamo come sarà quest'anno, anche noi col nostro San Siro virtuale, con i nostri ascoltatori, è normale che sui momenti negativi ci sia tanta rabbia, deve aiutarsi da sola l'Inter, una mano lava l'altra come si suol dire, vincere aiuta a vincere, chiudiamo con questa banalità, però speriamo di ricominciare a vincere banalmente. Sì, anche se poi non so, non avrei voluto dirlo adesso, magari ne parleremo anche in diretta. Io non penso nemmeno che no, è un messaggio che questo può suonare un po' di resa, ma non è così. Ma l'avevo scritto già nella newsletter di venerdì, non potrai giudicare questa stagione solo sul binario del scudetto sì o scudetto no. Non potrà essere giudicata solo su questo questa stagione. E quindi abbiamo capito, ci sono già 2 squadre che sono scappate a +6, ma comunque il campionato è ancora lungo, al tempo stesso bisogna anche andare a interpretare i messaggi. Vabbè, no, non voglio aprire questo, sto aprendo un discorso che poi andremo troppo lunghi, ne parleremo stasera in diretta, però ecco, non credo che questa sia una stagione che puoi giudicare solo sullo scudetto sì, scudetto no, quindi il cammino è ancora lungo, c'è ancora tempo ecco, per fare delle cose, per far sì che possa attecchire il lavoro di Christian Chivu, a patto che, ripeto, faccia delle scelte. Vi invito a cliccare sul tasto iscriviti, vi aspetto su passioninter.club, la nostra community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.